Benvenuti a tutti e a tutte in questo nuovo appuntamento per la rubrica delle interviste. Oggi abbiamo il piacere di parlare con Anna Gargano nel cast Ciao a del film tutti. Eterno Visionario. Unitevi a noi mentre approfondiamo in retroscena di Anna sul suo personaggio e sulle sfide affrontate durante le riprese di questo film. Grazie per essere qui con noi, Anna. Grazie mille a voi per l'opportunità e per lo spazio. È un piacere. Mio. Puoi raccontarci un po' del tuo personaggio in Eterno Visionario? Sì, allora, in Eterno Visionario interpreto Cele Abba, che è sorella di Marta Abba, la diva Marta Abba. Sono state insieme le attrici della compagnia pirandelliana intorno agli anni 30. Diciamo che il mio ruolo è molto funzionale a quello di Marta, no? Perché, come abbiamo un po' detto, è stata la musa di Luigi Pirandello. E io sono sempre stata la sua sorellina, quella che poi l'ha seguita per tutta la vita. Se vogliamo anche un po' una sorella in ombra, no? Perché attrice anche lei, anche Cele, però sicuramente offuscata da una luce maggiore che è stata quella di Marta, no? E diciamo che sono partita comunque da questo presupposto nel costruire il personaggio, perché mi sono chiesta come si sarà sentita, no? Una volta insomma, ha capito che sua sorella aveva preso il volo e che lei sarebbe stata, diciamo, un'eterna seconda, no? E sicuramente ne avrà anche sofferto di questo, però poi le ho voluto comunque, come dire, regalare una luce, no? Che è quella comunque della libertà, che è il privilegio che si ha quando si è nell'ombra, cioè si è liberi di essere un po' se stessi, chi si vuole. E quindi ho scelto di disegnare un personaggio comunque libero. E pensando poi, tra l'altro, al tema poi fondamentale del film, che appunto è questa figura di Luigi Pirandello, vista però nel privato, in casa, e di come magari possa aver, come dire, anche lui indirettamente offuscato i figli o la moglie, perché comunque presenze con un tale peso si fanno sentire, no? Soprattutto all'interno delle mura. E quindi c'è anche questo parallelismo, se vogliamo, tra me e chi ha poi i figli o la moglie, chi ha insomma riempito la vita di Luigi Pirandello, così come Marta ha riempito la mia. Certo. Questo. E cosa ti ha inizialmente attratto del ruolo in questo film? In realtà mi ha attratto un po' proprio questo, cioè raccontare magari chi non si racconta, chi non raccontano gli altri, no? Raccontare comunque dei personaggi che sono stati dietro le quinte, ma sono stati anche fondamentali per le persone appunto che poi erano sotto i riflettori. E quindi ho voluto comunque raccontare un personaggio che sicuramente avrà avuto le sue fragilità, ma che nel suo piccolo ne ha tratto comunque un vantaggio per se stessa. Certo. E cosa pensi renda questo film speciale e coinvolgente? E cosa speri che il pubblico porti a casa dopo aver visto Eterno Visionario? Io spero che, insomma, lo guardi come poi l'ho guardato io, poi all'inizio, sai, quando ne fai parte bisogna fare un lavoro di stacco, no, iniziale per immergertici, però sinceramente sì, dalla prima volta che l'ho visto mi ha emotivamente comunque scossa, perché, e credo che il pubblico farà uguale, perché comunque, sai, molte volte siamo abituati anche oggi, no, a vedere delle belle foto delle belle immagini, questa società che ci vuole tutti perfetti a pallettoni. E invece è anche bello vedere che cosa c'è dietro. E sinceramente, facendo poi i tuoi conti, ti rendi conto che alla fine del giorno, quando torniamo a casa, siamo tutti uguali, delle dinamiche anche familiari ci accomunano tutti. E quindi credo che il pubblico ritroverà anche lui questo. Benissimo. E come è stato lavorare con il resto del cast e del team creativo sul set? Devo dire che guarda, c'era proprio un clima disteso, nel senso in tensione, però umanamente disteso, anche perché Michele in primis è un regista che dà molta fiducia agli attori, e quindi già l'opportunità di potersi sentire a proprio agio è fondamentale, no? Proprio per i nervi dell'attore con cui lavora poi, no?
E lo stesso vale per tutto il cast, cioè io credo che a partire da Michele si sia creato poi un clima che lui stesso voleva e pretendeva per lavorare bene e quindi non ci sono stati assolutamente problemi, ma ti parlo anche con i reparti, è stato veramente un lavoro di squadra, ecco. Benissimo. E cosa puoi anticiparci sul percorso del tuo personaggio di particolare? Allora, posso anticipare che diciamo che per gli anni poi in cui si svolge il film, sicuramente vedremo una donna un po' diversa dal comune, e libera in tutto, libera in tutto, quasi fluida, fluida. Segue il suo sentire e basta. Quindi questo. Benissimo, perfetto. E qual è stata la tua scena o il tuo momento preferito durante le riprese di Eterno Visionario? Allora, devo dire che un momento preferito è stato in Belgio, abbiamo girato in Belgio, però raffigurava la Germania in realtà, ed è stata la scena in cui c'è questo cameo di Ute Lemper, che, che è una diva pazzesca, e sinceramente io ignorantemente non la conoscevo e quindi è stato veramente un imprinting importante perché veramente credo che sia un'artista pazzesca, pazzesca. Quindi credo che quello sia stato il giorno più bello. Bene, bene. E cambiando argomento, quali sono stati alcuni dei tuoi progetti più memorabili su cui hai lavorato nella tua carriera e per te perché? Allora, sicuramente riguarda il film Bocche Inutili di Claudio Uberti, che è questo film che comunque tratta dell'Olocausto in Italia, al femminile. Infatti eravamo tutte donne nel cast e ci tengo a ricordare Marco Sicaboni, Nina Torresi, Lorenza Indovina. E siamo state molto affiatate anche perché siamo state lì un mese e mezzo vicino Carpi, dove c'è un campo di concentramento che all'epoca veniva usato per smistare le donne sia ad Auschwitz che a Ravensbrück. Ed è comunque stato un ruolo che intanto mi ha fisicamente cambiata per un periodo, perché comunque sono abbastanza dimagrita, no, per il tipo di progetto. E anche uscirci, devo dire, è stato un po' complesso, perché comunque dopo un mese e mezzo passato così, tornare alla tua vita, bisogna un attimo, insomma, staccare per il peso e per la responsabilità e per il mio senso di dovere nel raccontare una storia al meglio. E quindi sicuramente è il progetto che porto nel cuore per ora. E a Survivor Shows siamo grandi fan delle commedie romantiche natalizie. Ah, Qual è la tua preferita in assoluto? oddio! Mm, vale, Harry, ti presento Sally? Non è È una natalizia. commedia romantica, ma non è Il signor natalizia. Scrooge. Si vede che amo il Natale, eh? Oh mio Dio! Ho proprio tutto mi passa tranne che commedie di Natale, presente? Ho un database tremendo di Natale. Mamma ha perso l'aereo? Sì, va bene. Quello, quello lo so a memoria, quindi... Perfetto. E l'ultima domanda, puoi anticiparci qualcosa sui tuoi prossimi progetti? Allora, guarda, è tutto in fase work in progress, come si dice, quindi Sì. non posso purtroppo anticipare nulla, non è che non voglio, ma non lo faccio, proprio non posso. Ok, Però, insomma, spero che ci siano cieli positivi che mi aspettano. seguiremo con piacere. Grazie mille, ti ringrazio di cuore. Grazie a te e non perdete Eterno Visionario nei cinema italiani dal 7 novembre. E grazie Grazie Anna mille. per essere stata con noi oggi. Ti mando un bacione. A presto. Grazie. Ciao, ciao a tutti, Ciao. grazie per averci seguito. Ciao.